Ciao a tutti, benvenuti sul mio canale. Come è cambiato il mio rapporto con i miei genitori? Quando ero bambino, vedevo i miei genitori come delle figure perfette. Mia madre sapeva sempre cosa fare, cosa dire e come aiutarmi. Mio padre era forte, lavorava tanto e mi sembrava che non avesse mai paura di niente. In quel periodo, loro prendevano tutte le decisioni per me. Mi dicevano cosa mangiare, quando andare a dormire, cosa indossare e come comportarmi. Io mi fidavo completamente di loro. Anche se a volte non capivo certe regole o certi divieti, pensavo che fosse normale così. Quando ho iniziato la scuola elementare, il nostro rapporto era ancora molto stretto. Loro mi accompagnavano a scuola, mi aiutavano con i compiti, mi portavano al parco o alle feste. Ogni giorno raccontavo loro cosa avevo fatto, chi avevo incontrato, se ero felice o triste. Loro mi ascoltavano con interesse, mi abbracciavano e mi facevano sentire al sicuro. In quel periodo avevo bisogno di loro in tutto. Poi, con l'arrivo dell'adolescenza, qualcosa è cambiato. Ho cominciato a volere più libertà. Non volevo più che loro decidessero tutto per me. Volevo uscire con gli amici, vestirmi come piaceva a me, ascoltare la mia musica. I miei genitori, invece, continuavano a preoccuparsi. Mi facevano tante domande, mi davano consigli, ma io spesso non volevo ascoltarli. Pensavo che non capissero i miei bisogni, che fossero troppo severi o antiquati. Ci sono stati momenti di conflitto. A volte litigavamo per cose piccole, come l'orario per rientrare la sera, oppure per il disordine nella mia stanza. Altre volte erano discussioni più serie, come le scelte scolastiche o le amicizie. In quei momenti mi sembrava che loro non mi volessero bene. Ma col tempo ho capito che mi volevano proteggere, che avevano paura per me e volevano solo il mio bene. Anche se non lo dicevano sempre con le parole, il loro amore era presente nei gesti quotidiani. Durante gli ultimi anni di scuola superiore, il nostro rapporto ha cominciato a cambiare di nuovo. Mentre io crescevo, diventavo più maturo. Iniziavo a capire meglio il loro punto di vista. Quando avevo un problema, tornavo a chiedere il loro consiglio. Non sempre ero d'accordo, ma ascoltavo con rispetto. Loro, da parte loro, hanno imparato a fidarsi un po' di più di me. Mi lasciavano prendere alcune decisioni da solo, anche se con prudenza. Un momento molto importante è stato quando ho iniziato l'università o il lavoro. In quel periodo ho lasciato la casa di famiglia. All'inizio è stata dura. Mi mancavano i piccoli gesti quotidiani, il pranzo pronto, una parola gentile, qualcuno che mi chiedeva come stavo. Ma proprio in quel momento ho capito quanto erano importanti i miei genitori. Anche se non vivevamo più insieme, loro c'erano sempre, con una telefonata, un messaggio, una visita. Quando tornavo a casa per il fine settimana, il nostro rapporto era più tranquillo. Non ero più un bambino da controllare, ma un giovane adulto con la propria vita. Parlare con loro era diverso, più maturo, più onesto, più aperto. Loro mi raccontavano anche le loro difficoltà, i loro pensieri. Per la prima volta li vedevo come persone, non solo come genitori. Ho iniziato a capire che anche loro avevano passato momenti difficili, che avevano fatto sacrifici, che avevano avuto sogni e paure. Oggi, il mio rapporto con i miei genitori è molto diverso da quello di quando ero piccolo, ma è anche più profondo. Ci parliamo con rispetto, ci ascoltiamo di più. Non sono più solo io ad avere bisogno di loro, ma anche loro iniziano ad avere bisogno di me. Per esempio, a volte hanno dubbi sulla tecnologia o devono prendere decisioni importanti per la salute o per la casa. In quei momenti mi chiedono un consiglio, come se fossimo davvero una squadra. Naturalmente, ci sono ancora delle differenze tra di noi. Apparteniamo a generazioni diverse, abbiamo vissuto esperienze differenti.
A volte non sono d'accordo con le mie scelte, oppure io non capisco certi loro pensieri. Ma abbiamo imparato a parlare con calma, senza giudicarci. Cerchiamo di capirci, anche se non è sempre facile. Penso che questa capacità di dialogare sia il segno più importante del cambiamento nel nostro rapporto. In passato, i miei genitori erano come dei maestri e io ero l'allievo. Ora il nostro rapporto è più equilibrato. Ci aiutiamo a vicenda. A volte siamo amici, a volte siamo consiglieri, a volte semplicemente compagni di vita. Quando succede qualcosa di bello o di difficile, sono tra le prime persone che voglio chiamare. Non solo perché sono la mia famiglia, ma perché so che mi vogliono bene in modo autentico, anche se magari non lo dicono sempre a parole. Un altro aspetto importante del nostro rapporto è il tempo che passiamo insieme. Prima era normale stare sotto lo stesso tetto tutto il giorno. Ora, invece, vedersi richiede più organizzazione. Ma proprio perché abbiamo meno tempo, lo viviamo meglio. Quando ceniamo insieme o facciamo una passeggiata, siamo davvero presenti. Parliamo, ridiamo, ricordiamo il passato e sogniamo il futuro. Questi momenti sono semplici, ma preziosi. Il cambiamento più grande, forse, è che oggi non vedo più i miei genitori come persone perfette. Ho capito che anche loro hanno fatto errori, che a volte hanno avuto paura, che non avevano sempre tutte le risposte. Ma proprio questo li rende più veri, più umani. E anche se non sono perfetti, sono esattamente i genitori di cui avevo bisogno. A volte penso a come sarà il nostro rapporto in futuro. Forse loro avranno bisogno di più aiuto da parte mia. Forse io avrò una mia famiglia e le cose cambieranno ancora. Ma sono sicuro che il legame che abbiamo costruito resterà forte. Le radici non si vedono, ma sono quelle che tengono in piedi l'albero. E loro sono le mie radici. Concludendo, posso dire che il mio rapporto con i miei genitori è cambiato molto nel tempo. È passato dall'essere un legame fatto di dipendenza e protezione a una relazione basata su rispetto, comprensione e affetto reciproco. Abbiamo imparato a conoscerci meglio, a perdonarci, ad accettarci per come siamo. Ogni fase della vita ha portato cambiamenti, difficoltà, ma anche nuove possibilità di crescita. E oggi, più che mai, sento che il nostro rapporto è un dono prezioso che voglio continuare a coltivare con amore e gratitudine. In questi ultimi anni ho anche capito che il rapporto con i genitori non è qualcosa di statico. Cambia nel tempo, cresce insieme a noi. Ogni esperienza vissuta insieme aggiunge un pezzo alla nostra storia. Quando ci aiutiamo durante i momenti difficili, quando ci sosteniamo nei momenti di gioia, rafforziamo questo legame speciale. Anche le difficoltà, le incomprensioni o le delusioni fanno parte del percorso. È normale non andare sempre d'accordo, ma quello che conta è la volontà di capirsi, di rimanere uniti. Per esempio, durante la pandemia, il nostro rapporto è diventato ancora più stretto. Abbiamo passato più tempo insieme, parlato di più, cucinato, guardato film, condiviso pensieri e preoccupazioni. In quel periodo ho scoperto nuovi lati del carattere dei miei genitori. Ho visto quanto fossero resilienti, generosi, attenti non solo a me, ma anche ai vicini, agli amici, alla famiglia allargata. Questo mi ha fatto apprezzare ancora di più il loro modo di essere. Un'altra cosa che ho imparato è l'importanza della gratitudine. Dire grazie ai genitori non è sempre facile, perché a volte si dà per scontato tutto quello che fanno per noi. Ma oggi cerco di farlo più spesso, con le parole, con i gesti, con il tempo che dedico loro. Un pranzo insieme, una telefonata, un aiuto con la spesa o con il computer sono piccoli modi per dimostrare affetto e riconoscenza. Anche la distanza fisica non ha rotto il nostro legame. Quando sono lontano, ci sentiamo spesso. Raccontiamo le nostre giornate, ci scambiamo notizie, ricette,
consigli. A volte facciamo anche videochiamate, soprattutto durante le feste o i compleanni. Anche se non siamo nella stessa città, sento che loro sono sempre con me, in ogni decisione che prendo, in ogni passo che faccio. Col passare del tempo, mi rendo conto che anche io ho un ruolo importante nel loro benessere. Cerco di essere presente, di capire quando sono stanchi o preoccupati. Non sempre riesco a trovare le parole giuste, ma cerco di esserci, con pazienza e rispetto. È un modo per restituire almeno una piccola parte di quello che loro hanno dato a me. Se vi piace il mio canale, non dimenticate di iscrivervi. Ci vediamo nel prossimo video.